Buongiorno amici, buongiorno a tutti, benvenuti a questa ennesima video lezione sulla storia della Polonia e della Lituania che, come sapete, se mi avete seguito in passato, ormai Polonia e Lituania sono strettamente unite, formano un unico regno. Questa volta ci occupiamo della Polonia nella seconda metà del 600, del XVII secolo, con precisione dal 1648 al 1696. Ci occupiamo dei periodi di regno di tre sovrani che io vi ho scritto qua in alto. Come sapete, sulla lavagna vi scrivo le parole significative, difficili o straniere. Questi tre sovrani sono Giovanni II Casimiro, che regna dal 1648 al 1668, Michele Wisnowiecki dal 1669 al 1673 e poi un re importantissimo, Jan III Sobieski, Giovanni Sobieski, che regna dal 1674 al 1696. Quindi abbracciamo il periodo temporale di questi tre sovrani. E cosa farò io? Dividerò in due questo periodo da un punto di vista tematico, ovvero in questa video lezione trattiamo della situazione interna in questo arco temporale, della politica interna. Nella prossima video lezione vi parlerò della politica estera, in particolare della lunga serie di guerre che iniziano nel 1648, sempre dello stesso periodo. Naturalmente i due aspetti, come vedremo, politica interna e politica estera, sono strettamente connessi, interconnessi. Alla morte di Ladislao IV Vasa, di cui ho parlato nella video lezione precedente, nel 1648 la Polonia-Lituania si estendeva per ben 900.000 km quadrati, era un grande impero multietnico, multinazionale, multireligioso, possedeva circa 10 milioni di abitanti e meno della metà di essi erano polacchi. Come sappiamo, infatti, moltissimi erano lituani, bielorussi, ucraini, ed esistevano anche consistenti minoranze di ebrei e tedeschi. Nella seconda metà del 600 l'evoluzione della Polonia è caratterizzata, tanto per cambiare, da un ulteriore indebolimento della monarchia. Da quante elezioni stiamo parlando della diminuzione del potere del sovrano? Ecco, anche nella seconda metà del 600 questo processo non si interrompe. Il sovrano perde potere a vantaggio dei nobili. Ricordate, l'abbiamo detto appunto anche in passato, la perdita di potere del sovrano era causata anche dal fatto che il sovrano fosse eletto dai nobili. Non era ereditario, era elettivo, i nobili lo eleggevano, spesso eleggevano anche un sovrano straniero e in questo modo i nobili potevano spadroneggiare e poi attraverso il Parlamento che i nobili dominavano toglievano proprio poteri al sovrano attraverso editti, attraverso leggi, attraverso provvedimenti, e quindi i nobili eleggono il sovrano. Tuttavia per un certo tempo i nobili cosa avevano fatto? Erano rimasti fedeli alla dinastia dei Vasa di origine svedese, eleggendo tre esponenti consecutivi di questa dinastia, come se fosse una dinastia ereditaria, compreso l'ultimo esponente, Giovanni II Casimiro. Ecco lì Giovanni II Casimiro, di cui non abbiamo parlato. Egli regna dal 1648 fino al 1668, allorché si dimette. Cosa succede nel 1668, anzi nel 1669, perché c'è un periodo di interregno tra la morte di Giovanni Casimiro e l'elezione del suo successore? Succede che la Szlachta, la piccola e media nobiltà, ripeto, di cui abbiamo ampiamente parlato nelle scorse video lezioni, inizia a pensare che forse è preferibile, dopo molti sovrani stranieri, scegliere un sovrano nazionale, un sovrano polacco. E infatti alcuni di questi sovrani stranieri, non avendo molto potere in Polonia e non avendo alcuna sicurezza di poter fare eleggere un proprio erede dopo la loro morte, che facevano questi sovrani stranieri? Utilizzavano la Polonia solo come trampolino di lancio per cercare di affermarsi altrove.
in particolare nel proprio paese di provenienza. Così avevano fatto, vi ricordate, per esempio Stefano Bathori nei confronti della Transilvania e Sigismondo III Vasa nei confronti della Svezia, da cui lui proveniva, perché entrambi questi sovrani avevano cercato di conquistare la Russia, nel caso di Sigismondo III Vasa con un'unione dinastica che si riferiva a se stesso oppure eventualmente al figlio Ladislao IV Vasa, perché conquistando la Russia Stefano Bathori avrebbe potuto con successo sconfiggere l'impero ottomano e liberare dalla soggezione all'impero ottomano, dalla sottomissione all'impero ottomano, la sua Transilvania, perché lui era transilvano. La stessa cosa vale per Sigismondo III Vasa. Facendo l'unione tra Svezia e Russia, lui avrebbe potuto combattere molto più efficacemente, con molte più probabilità di successo contro la Svezia, per ritornare su quel trono di Svezia da cui i suoi parenti lo avevano cacciato. Quindi capite, interessi dinastici personali riferiti agli stati, alle nazioni e ai regni da cui questi sovrani provenivano, mentre in realtà si disinteressavano della Polonia. Inoltre, come abbiamo ampiamente spiegato nelle precedenti video lezioni, nelle precedenti puntate di questa nostra lunga storia della Polonia, l'elezione di sovrani stranieri provocava gravi ingerenze da parte delle dinastie europee. Per questi motivi il Parlamento polacco, il Sejm, il Parlamento polacco si chiamava il Sejm, dominato come abbiamo detto dalla Szlachta, non nel Senato ma nella seconda Camera, nella Camera dei Deputati del Sejm, il Parlamento polacco, venendo meno anche alla tradizione di nominare solo esponenti di dinastie regnanti, alle elezioni del 1669 elegge Michele Wisnowiecki, che era un nobile polacco. Dopo tanti re stranieri, un re polacco non appartenente a case reali, ovviamente di una grande famiglia nobiliare, appartenente, attenzione, alla famiglia dei Piasti, che secoli prima aveva governato a lungo la Polonia. Dunque una scelta fortemente patriottica. Egli viene eletto contro numerosi candidati stranieri. Francia, Svezia, Brandeburgo, Moscovia cercarono di influenzare l'elezione proponendo come candidato alternativo il duca di Palatinato Federico Guglielmo di Neuburg, anche se la Francia segretamente appoggiava Luigi di Condé, il proprio Luigi di Condé, mentre l'Austria sosteneva un altro candidato, Carlo di Lorena. Vedete come la Polonia veniva influenzata dalle potenze straniere che si intromettevano negli affari interni del regno di Polonia e Lituania. Michele Wisnowiecki regna solo 4 anni, dal 1669 alla morte nel 1673. Aveva un carattere scialbo e mediocre, era un re veramente debole. Inoltre non risolse del tutto neppure il problema dell'ingerenza straniera, perché Michele Wisnowiecki, eletto per contrastare il candidato francese, era sottomesso al partito filo-asburgico e sposò un Asburgo, l'arciduchessa Eleonora. Dopo la sua morte il Parlamento rifiutò ancora una volta i candidati stranieri, che erano gli stessi dell'elezione precedente, quelli che vi ho appena nominato, con in più Carlo Emilio di Brandeburgo. E ancora una volta il Parlamento incorona invece un importante nobile polacco, Giovanni Sobieski, che prende il nome di Giovanni III Sobieski, in originale Jan III Sobieski. Egli apparteneva alla fazione filo-francese, aveva anche sposato la francese Maria Casimira d'Archion, la moglie francese di Jan III Sobieski, ma nel corso del suo regno in realtà si staccò dall'influenza francese. Sobieski, a differenza del suo predecessore, aveva una personalità risoluta ed energica.
Lui regna dal 1674 al 1696, quindi per un periodo piuttosto lungo. Fu scelto come sovrano anche perché era un apprezzato generale che aveva condotto l'esercito polacco alla straordinaria vittoria di Chotin, di cui parleremo dopo, in un momento in cui la Polonia era pericolosamente pressata, minacciata, invasa da ottomani, tatari e cosacchi. Jan III Sobieski sarà l'ultimo grande re polacco. È l'ultimo che cercherà inutilmente di salvare la Polonia dal declino e dal disastro. La decadenza del Parlamento e del potere legislativo risiedeva soprattutto nella norma del liberum veto. Che cos'è il liberum veto? Il liberum veto stabiliva che tutte le decisioni della Dieta dovessero essere prese all'unanimità e che i lavori potessero essere bloccati anche dal veto di un singolo. In realtà l'espressione liberum veto, che molti testi, anche molti testi scolastici, non traducono esattamente, liberum veto non significa, come molti pensano, libero veto, un libero veto, perché veto non è un sostantivo. In latino veto è la prima persona del presente indicativo del verbo veto, vetare, cioè vietare, impedire. Quindi in realtà mentre il liberum è il neutro con significato avverbiale dell'aggettivo liberus, libera liberum, cioè libero. Quindi cosa significa liberum veto? Liberum veto significa liberamente mi oppongo. Io liberamente mi oppongo. Pongo il veto. Questo significa liberum veto, dell'aggettivo libera liberum, cioè libero. Quindi cosa significa liberum veto? Liberum veto significa liberamente mi oppongo. Io liberamente mi oppongo, pongo il veto. Questo significa liberum veto. Il liberum veto in teoria esisteva già dal 500, ma non era stato mai applicato. Infatti succedeva che quando il numero di oppositori in Parlamento era esiguo, la maggioranza non ne teneva conto. La norma invece comincia a essere applicata realmente proprio nel periodo di cui stiamo parlando. Infatti, il 9 marzo 1652, uno dei deputati in Parlamento, Władysław Szycinski, l'ho scritto qua, cosa fa? Si oppone ad una mozione che proponeva di allungare di un giorno la durata del dibattito, cioè la durata del Parlamento stesso. Molti avevano presentato questa mozione che stabiliva che i lavori sarebbero stati prorogati di un giorno. Questo parlamentare, Władysław Szycinski, non è d'accordo e pone il veto. Attenzione, questa opposizione, cioè questo veto di un singolo parlamentare, fu accettato come dirimente dal Parlamento e infatti la sessione non fu prolungata. Si era chiesto di prolungarla di un giorno, ma la sessione non fu prolungata, cioè si accettò il principio che anche l'opposizione di un solo parlamentare potesse bloccare una decisione. Questo episodio fu trasformato in un precedente. Anche nel 1669 la Dieta fu bloccata da un veto singolo e addirittura nel 1688 i lavori del Parlamento furono bloccati al loro inizio. Così il principio del liberum veto porta alla paralisi del Parlamento. Già durante il regno di Jan Sobieski la metà delle diete non portarono a termine i loro lavori. Quindi il liberum veto diventa un principio di blocco. L'esempio di questi parlamenti bloccati da un solo oppositore comincia poi a essere imitato anche dalle diete provinciali, dai parlamenti locali, dai seimiki. Le conseguenze disastrose del liberum veto si manifestarono soprattutto nelle questioni relative alle finanze e all'esercito, due cose che spesso erano strettamente unite. Infatti, come abbiamo detto in passato,
Non esistevano in Polonia tasse permanenti, sicché le tasse dovevano essere approvate di volta in volta dal Parlamento. Le tasse sono essenziali per mantenere il piccolo esercito permanente che nel 600 aveva sostituito l'esercito dei nobili, quindi i veti dei parlamentari spesso finirono per mettere a repentaglio importanti operazioni militari. Il fallimento delle diete nazionali inoltre fa sì che molte decisioni importanti vengano prese dalle diete locali che vi ho già nominato, dai seimiki, nelle quali i grandi magnati controllavano i voti, e quindi questo fornisce uno strapotere ai grandi nobili, ai grandi magnati. Inoltre il liberum veto aumentò il potere di ingerenza delle potenze straniere di cui abbiamo parlato poco fa, che controllavano correnti all'interno del Parlamento. Si registrano episodi gravissimi. Nel 1672 la Confederazione di Golab, formata da sostenitori di Asburgo, si contrappose alla Confederazione di Schebdeschen, costituita dal partito filo-francese, e si arrivò sull'orlo di una guerra civile. Anche il Brandeburgo si procurò un seguito tra i parlamentari. La Russia moscovita si procurò un seguito tra i nobili delle province orientali, delle province ucraine e bielorusse, che cercarono di condizionare le trattative russo-polacche del 1656, 1658 e del 1668. Addirittura gli stati confinanti firmarono trattati per intervenire negli affari interni della Polonia. Nel 1667 la Svezia e il Brandeburgo si accordarono con lo scopo di mantenere in vigore i privilegi dei nobili e impedire le riforme proposte dal re. Ma guardate, cioè paesi stranieri che mettono becco nelle questioni interne della Polonia. Lo stesso avvenne nel 1665 con un trattato tra l'imperatore asburgico e lo zar contro i tentativi di Jan Sobieski di ridurre il potere dei nobili, e anche con i trattati del 1686 tra Svezia e Brandeburgo e tra Brandeburgo e Austria. Tutto questo è piuttosto singolare, perché tutte queste potenze straniere erano governate da sovrani assoluti, e cosa fanno? Si mettono d'accordo per cercare in ogni modo di impedire al sovrano polacco di diventare assoluto, in modo tale che la Polonia rimanesse debole, fosse un facile terreno di conquista. I tentativi di riformare, di rafforzare lo Stato non mancarono nella seconda metà del Seicento. Ci prova prima di tutti Giovanni Casimiro, e ancor più sua moglie Ludovica Maria di Gonzaga-Nevers, la quale, ovviamente essendo francese, aveva come modello la concezione assolutistica della Francia da cui proveniva. Si propone che il sovrano venga scelto durante il regno del predecessore, vivente rege, con il re ancora vivente, e che si abolisca il liberum veto a favore del principio di maggioranza. Queste proposte si infransero nel 1661 e nel 1662 contro l'opposizione sia della Schlachta, la piccola e media nobiltà, sia dei magnati, che temevano, non a torto per la verità, che la corte volesse far eleggere un francese, che veniva visto con sospetto perché avrebbe potuto favorire l'assolutismo, introdurre l'absolutum dominium, come veniva chiamato all'epoca. Essendo ostili alla Francia, Austria e Brandeburgo, come abbiamo già detto, appoggiarono i nobili. Giovanni II Casimiro Vasa ci riprova qualche anno più tardi, e la nobiltà, capeggiata dal grande maresciallo della corona Jerzy Lubomirski, scatenò addirittura una guerra civile nel 1665. Questi fallimenti spinsero, come abbiamo detto, Giovanni II Casimiro ad abdicare nel 1668
Giovanni Casimiro preferì ritirarsi in Francia negli ultimi anni della sua vita. Il nuovo re, abbiamo visto, Jan III Sobieski, ripropose le medesime riforme di Casimiro, ma anche questa volta la grande nobiltà dei magnati e la media e piccola nobiltà della Szlachta si opposero. In realtà questi tentativi di riforma erano molto moderati. Tuttavia la nobiltà non accettò di modernizzare lo Stato, mostrando così la propria irresponsabilità e la totale mancanza di considerazione verso il bene comune. La nobiltà divenne ancora più rigida e ribelle rispetto al secolo precedente, tanto che vi furono veri e propri episodi di tradimento politico. Hieronymus Rajejowski si mise in contrasto con il sovrano e con la legge, a tal punto da dover fuggire in Svezia, da dove tornò nel 1655 alla testa di un esercito di invasione svedese. Per quanto riguarda la cultura e la situazione religiosa, gli sviluppi della seconda metà del Seicento sono in continuità con il periodo precedente. La cultura polacca si diffonde nei territori bielorussi e ucraini, dove l'elemento polacco non era dominante. Tuttavia le arti e le scienze polacche in questo periodo mancano di grandi nomi. Il declino culturale, la provincializzazione della mentalità polacca continuavano, causati dalla gretta politica dei gesuiti e dalla controriforma in generale. Molti nobili diventano intolleranti nei confronti di quelli che loro chiamano eretici. Questi ultimi, in particolare gli antitrinitari sociniani, vengono sempre più considerati come capri espiatori, sospettati di complottare con i nemici. Nel 1658 la dieta polacca costrinse i sociniani ad abbandonare il paese entro 3 anni, a meno che non fossero passati al cattolicesimo, a meno che non si fossero convertiti. Molti sociniani si convertirono infatti, ma i loro capi preferirono andar via. La repressione colpì duramente gli antitrinitari sociniani, anche perché durante l'invasione di Carlo X di Svezia si schierarono con il re svedese, sperando di ottenere da lui una maggiore tolleranza. In questi anni la Chiesa romana consolida il proprio potere e i propri privilegi. Nel 1668 fu persino approvata una legge che puniva con l'espulsione dal paese i colpevoli di apostasia. Alcuni personaggi vengono perseguitati per il loro ateismo e anche mandati a morte per il loro presunto ateismo. Si aggrava poi il conflitto tra Chiesa uniata, ve la ricordate, la Chiesa greco-cattolica e Chiesa ortodossa. Succede in realtà che la Chiesa uniata era rimasta minoritaria, mentre gli ortodossi erano molto più diffusi. Inoltre gli ortodossi erano fermamente difesi dai cosacchi e dalla Russia moscovita, che nel trattato russo-polacco del 1686 ottenne, la Russia moscovita, dalla Polonia la garanzia della loro completa libertà di culto. In realtà la posizione della Chiesa uniata, la Chiesa greco-cattolica, migliorò molto dopo il passaggio di cui parleremo nella prossima video lezione, avvenuto nel 1667 di molti territori bielorussi e ucraini, compresa Kiev, alla Russia. In questo modo la Polonia fu privata di una parte consistente della sua popolazione ortodossa. Nel 1691 il vescovo ortodosso di Przemyśl si convertì al cattolicesimo e in epoche successive, molto dopo la morte di Sobieski, la stessa cosa fecero i vescovi di Lviv, Leopoli e di Lutsk. I protestanti vengono sempre più schiacciati e conservano la loro presenza solo nelle aree tedesche. Nel 1666 nessun protestante ebbe un seggio al Senato, neanche uno, mentre 100 anni prima i senatori protestanti erano ben 60.
Aumenta il ruolo del clero nella vita pubblica e privata. Ogni gentiluomo aveva accanto a sé per tutta la vita un ecclesiastico come consigliere. Lo stesso confessore del re Jan Sobieski era il gesuita italiano Maurizio Carlo Vota. Peraltro il clero aveva un'istruzione scadente e fomentava l'intolleranza, si accendono roghi di libri eretici e alle discussioni teologiche si preferiscono i massacri. I trattati teologici erano quasi tutti opere di compilazioni da libri più antichi. Non c'era niente di originale. La cultura religiosa polacca si allontana dall'Occidente, rimane estranea ad esempio ai grandi dibattiti su grazia e libero arbitrio o sui problemi cartesiani o post-cartesiani come l'interazione tra corpo e anima, problemi che animavano tutta l'Europa colta. Invece in Polonia i libri erano di scarsa originalità e contenevano soprattutto preghiere, vite di santi, dissertazioni morali di basso livello. Gli oratori sacri sono mediocri e si basano molto sull'enfasi, sulla teatralità, sul linguaggio elaborato, metaforico, ricco di citazioni difficili, effetti tipici della cultura barocca. Il barocco in Polonia presenta elementi analoghi al barocco europeo, per esempio per quanto riguarda l'importanza degli effetti, della scenografia, dell'ostentazione decorativa. Tuttavia possiede anche elementi originali, tanto che gli storici hanno parlato di barocco slavo. Il barocco polacco infatti presenta elementi orientaleggianti che sono il risultato ovviamente dello spostamento del baricentro della cultura polacca verso le terre orientali, la Lituania, l'Ucraina, la Bielorussia, le cui classi dominanti, come abbiamo già detto, si stavano polonizzando. Questa orientalizzazione del barocco, dell'arte, dipende anche dai contatti ovviamente con tatari, con ottomani, con russi, con popoli orientali. Non a caso molti esponenti del barocco polacco vengono dalle province orientali ed è proprio nelle terre orientali che sorgono i grandi palazzi barocchi dei grandi magnati, che sono centri di mecenatismo, a differenza che in Occidente i principali centri della cultura barocca non erano la corte reale o le corti cittadine, bensì le residenze dei magnati nei feudi. Vi erano molti riformati e anche alcuni cattolici che si opponevano al fanatismo e volevano la tolleranza, ma il clima complessivo era venato di chiusura culturale e di conformismo. Basta pensare alla leggenda sarmatica. Cos'è la leggenda sarmatica? Si tratta di un mito culturale in base al quale la nobiltà polacca inizia a considerarsi discendente dagli antichi sarmati, visti come un'etnia superiore rispetto ad altre che la nobiltà in passato avrebbe sottomesso, capite? Quindi la nobiltà pretendeva di avere origini diverse e migliori rispetto ai ceti subordinati. E la nobiltà diceva solo noi in Polonia discendiamo dai nobili sarmati, mentre le altre classi sociali derivano da popoli inferiori rispetto ai sarmati, per questo i nostri avi li hanno facilmente sottomessi. E così la nobiltà sola si identificava con la nazione polacca, escludendo tutte le altre classi che venivano viste come composte di polacchi non autentici. Questo sarmatismo diventa una vera e propria ideologia che spinge a disprezzare le altre posizioni culturali e religiose, ma diventa anche una forma di xenofobia, perché l'arroganza della nobiltà polacca la porta a sentirsi superiore non solo rispetto alle altre classi sociali all'interno del paese, ma anche a quelle di altre nazioni. Queste idee nazionaliste e intolleranti degenerano in vere e proprie superstizioni popolari, si inizia a credere di essere infestati da esseri demoniaci identificati con gli stranieri e soprattutto con i tedeschi. Si inizia a credere al demonio e alle streghe. La caccia alle streghe proviene dalla vicina Germania e si diffonde in Polonia e Lituania alla fine del Seicento. Dall'intolleranza si salvano gli ebrei che mantengono i loro tradizionali privilegi. Per la verità
non tutti gli storici sono d'accordo. Ci sono storici che sostengono che nel 600 i polacchi e gli ucraini iniziano a essere antisemiti e a massacrare gli ebrei, quindi ci sono diverse interpretazioni su questo. Non mancano nella seconda metà del 600 opere letterarie, opere teatrali, scultura, pittura, anche se mancano grandi esponenti, grandi protagonisti da un punto di vista culturale. È da rilevare che le opere poetiche più originali provengono da ambienti sociniani e antitrinitari o greco-cattolici legati alla Controriforma. Il trionfo della Controriforma si traduce nella costruzione di nuove chiese e monasteri cattolici come le chiese di San Pietro e Paolo a Cracovia e di San Casimiro a Vilna. Il più celebre architetto polacco è Tilman di Geimeren, che costruì il palazzo Krasiński a Varsavia. La corte della capitale Varsavia si rivelò un importante centro di sviluppo delle arti anch'essa, soprattutto nel teatro e nella pittura, che poterono godere di mecenatismo. Per quanto riguarda la cultura, solo una piccola parte della nobiltà riformata usufruiva dell'istruzione anticonformista degli antitrinitari sociniani a Raków, oppure dei fratelli boemi a Leszno, dove insegnava il famoso Comenio. La maggior parte della nobiltà era cattolica e mandava i figli nei collegi dei gesuiti, che erano dovunque in Polonia. La qualità di questi collegi degradò fortemente nella seconda metà del Seicento, come l'Università Gesuita di Vilna, fondata nel 1578, oppure l'Accademia di Zamość, l'Accademia Cattolica di Zamość, fondata nel 1595 dal famoso Jan Zamoyski. In opposizione ai gesuiti si muoveva l'Ateneo di Cracovia, ma in realtà, persino qui, come dovunque, la filosofia della tarda scolastica, gretta e anacronistica, aveva preso il sopravvento. La conseguenza fu la diffidenza nei confronti della scienza. Molti figli delle famiglie nobiliari e cattoliche si salvarono da questa situazione andando a studiare all'estero. La cultura divenne appannaggio della classe media urbana, che diede risultati in filologia, in matematica, in filosofia. Furono proprio questi uomini di cultura delle città che sostennero i tentativi poi falliti per rafforzare il potere centrale e riformare l'amministrazione. Tuttavia il declino culturale era evidente e la responsabilità di questo declino è principalmente della Controriforma. Qualunque scoperta scientifica viene vista con sospetto e si interrompono i contatti con il mondo occidentale, soprattutto quello protestante. Persino ai professori universitari viene proibito di leggere libri posti all'indice. La ricerca scientifica langue e questo ha conseguenze gravissime. Gli scienziati non sono aiutati e finanziati da nessuno. La scienza non viene insegnata nelle scuole. La Polonia resta indietro nel campo della tecnologia rispetto ai paesi occidentali. Mi preme menzionare lo straordinario contributo culturale fornito dai sociniani antitrinitari, chiamati anche fratelli poloni, molti dei quali, cacciati dalla Polonia, operavano in Slesia, che apparteneva alla Boemia ma era stata conquistata la Boemia è stata conquistata dall'Austria, e in Prussia orientale, che era passata al Brandeburgo, quindi in ambienti luterani tedeschi, ma operavano anche in Olanda, in particolare ad Amsterdam. Proprio ad Amsterdam, a partire dal 1655, inizia ad essere pubblicata la Bibliotheca Fratrum Polonorum, che ebbe un enorme successo in Inghilterra, in Germania, in Francia. I sociniani proponevano una forte razionalizzazione del cristianesimo, la tolleranza religiosa, la separazione tra Stato e Chiesa. Le loro tesi sono ampiamente citate e discusse nelle opere di Locke, di Newton, di Bale,
più tardi nel Settecento di Voltaire, che pur non appartenendo al movimento sociniano, ne furono fortemente influenzati. Comunque l'importanza dei sociniani nello sviluppo dell'illuminismo inglese e francese è stata ampiamente dimostrata ed è ben nota a qualunque studioso dell'illuminismo. A partire dal 1648 la Polonia fu coinvolta in una lunga serie di guerre molto drammatiche e distruttive, perché sul territorio nazionale si trovarono a combattere diverse potenze straniere e perché la Polonia perse numerosi territori. Ne parleremo nella prossima video lezione. Qui mi interessa dire che la conseguenza di queste guerre, unite ai problemi strutturali del regno, causò una terribile crisi agraria ed economica in generale e la diminuzione della popolazione di almeno un terzo. Molte terre smettono di essere coltivate, si riduce il numero dei capi di bestiame, aumentarono i contadini privi di terra e di converso aumenta la superficie dei grandi proprietari nobili, i folvarchi, i grandi latifondisti, il che danneggia la struttura sociale. Si cercò di arginare la crisi favorendo l'immigrazione di contadini tedeschi, ma le esportazioni di cereali crollarono. I proprietari reagirono come? Aumentando le prestazioni richieste ai servi della gleba. In questa situazione solo i grandi possedimenti riescono a resistere e a espandersi a danno della media e della piccola proprietà terriera, il che aumenta l'importanza dei grandi magnati nella vita politica del paese, mentre la piccola e la media nobiltà si sottomette a questi magnati. La gravità della situazione provocò numerose rivolte contadine, tra cui quella diffusa, quella maggiormente estesa di Końska-Napierski nel 1651. I tributi locali e la giustizia erano gestiti dai magnati con la corruzione, la violenza, il decentramento fiscale di cui abbiamo già parlato in passato, privava il governo centrale di molti poteri di supervisione e di controllo. Dopo le guerre svedesi, alla fine del Seicento, vi fu anche una crisi monetaria e una svalutazione della moneta stessa. Dal 1688 le zecche reali della Polonia cessarono di fatto di funzionare. Le entrate della tesoreria diminuirono sensibilmente e si cercò di rimediare attraverso un'imposta personale in base al reddito che si chiamava testatico, che però la nobiltà, non è una sorpresa, riuscì a far abolire. È inutile dire che le ristrettezze economiche fecero diminuire il numero e l'efficacia dei soldati, tuttavia Jan III Sobieski realizzò un'ottima riforma dell'esercito che per la prima volta venne composto solo da soldati di professione e non più di leva. Anche i ceti cittadini furono colpiti dalla crisi economica, infatti i contadini impoveriti compravano sempre meno e i nobili preferivano fare i propri acquisti all'estero o a Danzica. Il risultato fu il declino del commercio urbano e dell'artigianato urbano. In conclusione vorrei mettere in evidenza come il declino sociale e culturale polacco ebbe conseguenze negative anche in politica estera. Riprenderò questo concetto nella prossima video lezione dedicata esplicitamente alla politica estera di questo stesso periodo, 1648-1696. Di cui qui abbiamo esaminato le questioni interne. Vedremo che la Polonia si consuma in lunghe e discutibili guerre a est con la Russia moscovita, con i cosacchi, con i tatari, con gli ottomani, mentre trascura gli obiettivi ad occidente sul Baltico, come per esempio la Prussia orientale o la Slesia. Questi erano territori ricchi e strategici che un tempo erano appartenuti alla Polonia, ma che la Polonia aveva abbandonato alla germanizzazione. Questo processo di spostamento oriente da parte della Polonia viene causato da alcune condizioni che io ho esaminato in questa o in altre precedenti video lezioni.
Da una parte l'interesse particolaristico della nobiltà polacca che ricattava i sovrani, in quanto le tasse necessarie per le spedizioni militari vengono di volta in volta decise dalla nobiltà stessa attraverso il Parlamento. La nobiltà polacca, feudale e rurale, ha interessi a colonizzare i territori lituani, bielorussi e ucraini per impiantare ed estendere le proprie aziende agricole. Inoltre, i re di Polonia vengono spinti a combattere Oriente a causa della controriforma papista. Infatti il Papa, i Gesuiti, il clero, anche gli Asburgo d'Austria, speravano di convertire al cattolicesimo la Rutenia, la Russia moscovita, l'impero ottomano. Per questo spronarono i sovrani polacchi ad allearsi con l'Austria e a non combattere contro l'Austria come forse alla Polonia sarebbe convenuto. In questo modo la Polonia finì per rafforzare gli Asburgo, che saranno i manovratori della futura scomparsa della Polonia. Gli Asburgo ottennero grossi vantaggi dall'alleanza con la Polonia, mentre la Polonia dall'Austria non ottenne niente. Bene, amici, ci fermiamo qua. Non perdete la prossima video lezione in cui parlerò dello stesso periodo storico in relazione alle guerre, lunghe e complesse guerre che cominciano dal 1648 e in generale le questioni di politica estera. Grazie, arrivederci a tutti.